Ciao ciao a tutti da Ferdi, oggi andremo a vedere un tutorial molto semplificato della app per desktop della Insta360 che si chiama Insta360 Studio. Ecco, vedete, questo è il pannello di controllo della nostra applicazione, molto simile a un Premiere molto semplificato. Vedete, qui ci sono le varie funzioni. Qui abbiamo, su questa colonna qui di sinistra, abbiamo i nostri file che poi si andranno ad aggiungere a questo menu. Qui c'è il pannello di controllo e qui è la nostra timeline, e qui abbiamo le nostre funzioni che andremo ad applicare sul nostro video. Per aggiungere un video al programma da esaminare oppure da editare, possiamo o trasportarlo direttamente qua, o possiamo andare su Open e andiamo ad aprire un file che è possibile solo leggere con questo programma, non possiamo leggerlo con altri programmi. Allora, abbiamo due funzioni: la Pano Player, che andremo a verificare con questa risoluzione nella sua totalità. Infatti vedete che è tutta un'immagine sferica con questa risoluzione 3840 x 1920. Qui abbiamo la possibilità di applicare queste funzioni, la stabilizzazione, se usiamo il case subacqueo, se possiamo fare la calibrazione dello stitching, poi l'esportazione, il bitrate di esportazione, possiamo scegliere, vedete, varie funzioni. Poi qui possiamo andare ad selezionare la directory dove vogliamo appunto memorizzare il nostro video. Questo è il nome del video, questo è, possiamo mettere, abbiamo la possibilità di inserire il logo appunto su dove sta la telecamera e anche la sua dimensione. Ecco, qui vedete, si muove e si va ad ingrandire. Lo togliamo 41%. Abbiamo la risoluzione un 500x500 PNG, quindi teoricamente credo che si possa anche usare un logo personalizzato per poterlo inserire eventualmente in questo contesto qui, se volessimo farlo. Qui c'è il tasto di esportazione. Quando avremo finito, premendo questo, lui andrà a memorizzare il video che abbiamo realizzato. Abbiamo due possibilità: la Pano Player appunto, oppure la Free Capture. La Free Capture, vedete, cambia la risoluzione, che diventa il 1920 x 1080, e non abbiamo più la possibilità di stabilizzare il video. Vedete, cambia. Però abbiamo appunto la possibilità appunto di creare un video in movimento dinamico, anche se il video, come vedete, è sferico. Però noi possiamo regolare la posizione dell'inquadratura in un modo dinamico. Bene, andiamo a vedere come è possibile farlo. Siamo su Free Capture e allora andiamo un pochettino avanti questo video, poi facciamo con questa icona qui, andremo a selezionarlo. Qui vedete abbiamo tutti i parametri del frame, abbiamo di default, poi c'è il prospettiva, che è questa qui, poi abbiamo il Little Planet o lo sferico. Possiamo scegliere vari formati. Di questo possiamo pure regolarlo, vedete, Little Planet, possiamo ingrandirlo, quello che vogliamo fare. Bene, la portiamo nella base standard, partiamo così, andiamo nel linear. Qui vedete, possiamo cambiare il FOV, cioè in poche parole l'angolazione. Possiamo cambiare l'angolo dell'orizzonte. Eccolo qui l'angolo dell'orizzonte. Praticamente possiamo fare tutto. Allora, ma andiamo avanti in questo modo qui. Aspettate, non centrare meglio.
Ok, poi ci fermiamo. Se io voglio ritornare su me stesso, ritorno indietro e faccio ripartire di nuovo. Poi voglio spostare, faccio di nuovo il centraggio, vado a fare uno zoom qui e poi vorrei andare sul Little Planet in questa posizione qui. Ok? E poi ritornare di nuovo su me stesso. Andiamo. Ecco qui. Bene, abbiamo finito. Andiamo a vedere la preview che cosa è uscito fuori. Ecco qui, vedete, lui esegue tutti i programmi da me impartiti. Ecco, ora fa il Little Planet e ora a questo punto qui a 0,24 dovrebbe ritornare su di me. Va bene, abbiamo finito l'editing, quindi che cosa succede a questo punto? Dobbiamo esportarlo. Possiamo scegliere la destinazione dove mandarlo, per esempio mandiamolo nei documenti, cartella documenti, gli diamo il nome, gli diamo l'export e lui incomincia ad esportarlo. Vedete che c'è la progressione del video che va avanti e sta portando questa avanti. Ora velocizzo leggermente. Bene, ha finito. Ecco qui il nostro video. Che ora è in MP4, quindi è facilmente editabile. Eccolo qui. Ci sono tutte le funzioni che avevo impartito. Bene, spero che questo vi ha chiarito un po' le idee per quanto riguarda l'uso di questo programma. Cominciate ad usarlo, fate sperimentazioni e vedrete che pure voi incomincerete a capirlo abbastanza bene. Va bene? Vi saluto, un ciao ciao da Ferdi, ciao.